Sembra un gioco vero, unisci il pensiero, paghi per l'attesa, ho un'altra pretesa. Il nodo è la chiave, per chi non è schiavo, semplice interfaccia, ma il sistema schiaccia. Non serve l'abbonato, serve il risultato. Il cloud ti consuma, il mio PC fuma. Che i punti, c'era i conti. Bravi, indovinato. La canzone che avete appena ascoltato è stata generata in locale in pochissimi secondi tramite il modello che andremo a vedere oggi. E sì, potrete usarlo anche con pochi giga di VRAM o di RAM. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Quello che vedremo oggi non è propriamente un nuovo modello, ma l'evoluzione di uno che avevamo già visto qualche tempo fa. Era la versione 1.0 che già permetteva di creare canzoni in locale. Andava a sfidare i modelli online che ovviamente sono sempre un pochettino più potenti e un pochettino più avanzati, però a questo giro abbiamo la nuova versione che si chiama A-Step 1.5 che fa uno step avanti veramente impressionante. Non siamo ancora esattamente ai livelli di Udio o di Suno, però considerando che generiamo in locale e a velocità veramente impressionanti, con richieste molto avvicinabili, possiamo ritenerci comunque molto contenti. Questo modello viene rilasciato in tante versioni, non sono tutte utilizzabili su ConfUI, sono più per l'interfaccia Gradio che vedremo comunque anche in questa guida perché ho voluto trattare entrambi gli aspetti. Secondo me, come era anche con A-Step 1, è meglio generare con la versione Gradio perché dà molte più opzioni, molte più possibilità di utilizzo e se uno vuole può sperimentare anche con gli altri modelli. Ma principalmente ci sono due varianti, ovvero la Base e la Turbo. Pesano uguali, hanno 2 miliardi di parametri, sono comunque molto avvicinabili da tutti, però ovviamente la Turbo ha un CFG a 1 e quindi ha meno step ed è anche la versione consigliata in generale perché da quanto ho visto dei risultati alle volte anche migliori del Base, che credo sia principalmente da usare come in tutti i casi per fare i LoRa. Poi in realtà ci sono altre varianti come l'SFT o altre con shift diversi che non guarderemo nella guida ma che volendo uno può sperimentare per vedere se trova delle differenze. Comunque sia, di opzioni ce ne sono veramente a tonnellate. A questo giro viene accompagnato da un text encoder un pochettino più avanzato perché hanno preso come base Qwen 3 e su quello hanno trainato i loro modelli facendo 3 versioni, quello da 0.6 miliardi di parametri, da 1.7 e da 4. La cosa particolare è che si possono mischiare insieme. L'interfaccia Gradio lo fa in automatico perché in base alla vostra scheda video imposterà la combinazione ideale, diciamo, ma voi potrete anche personalizzarla se vorrete. Ma non dilunghiamoci troppo, andiamo a vedere prima com'è su Gradio e poi su ConfUI. Il nostro caro A-Step che avevamo già provato tempo fa arriva quindi in una nuova versione. Siamo sulla sua pagina di GitHub dove come sempre si trovano un sacco di informazioni perché questa azienda fortunatamente fa sia un'ottima interfaccia Gradio che anche condivide un sacco di tecnicismi che ci possono tornare utilissimi. Qui sono riportate un po' di informazioni, un po' di cose diciamo tecniche che vi spiegano come è composto questo nuovo modello, ma quello che ci interessa a noi alla fine è che si genera veramente in modo ultra veloce e vi posso dire che queste tempistiche si riescono a fare. Io ho una 3090 ed effettivamente col turbo si genera molto molto veloce. Si può fare una canzone molto lunga, non per forza pochi secondi, e anche tante canzoni insieme. Il risultato è diciamo abbastanza buono, non è fantastico con la lingua italiana soprattutto. Alcune pronunce le sbaglia ancora, però per essere una 1.5 c'è stato un bel miglioramento. Invece di stare qui a perdere tempo a vedere tutte cose che non ci interessano, andiamo a vedere come installarlo e c'è questa parte chiamata Quick Start. Vi spiega come farlo su macOS e Linux, ma noi siamo su Windows, almeno io sono su Windows, e abbiamo
la installation guide. Se andiamo qua e clicchiamo, ci porta a una parte dell'install.md. Questa pagina riporta un po' di informazioni che vedremo adesso in dettaglio, ma noi partiamo scaricando ASTEP 1.5.7zip. Questo potete aprirlo anche se avete WinRAR, se no usate appunto 7zip. Nel frattempo che scarica vi dice che comunque Python è incluso, non dovrete avere una versione particolare di Python installata a sistema. Questo requirements chiede il CUDA 12.8, secondo me è più un requisito di scheda video utilizzata usando una GPU Nvidia. Una volta scaricato, io l'ho messo sul desktop, abbiamo questo file, lo scompattiamo, io lo scompatto direttamente come cartella così con WinRAR senza usare 7zip e vi trovate questa cartella. Nel frattempo che scompatta possiamo vedere come è composta questa cartella. Qui vi dice che per farla partire basta fare stat gradio ui.bat e vi lancerà la vostra Gradio Web UI. Se invece volete usarlo tipo API server c'è anche su bat dedicato. Questi due script automaticamente, come vi dice qua, creano l'environment, installano UV, configurano il download source, mettono git portable e customizzano un po' di cose. Vi fanno vedere come sono composti e qua sotto abbiamo altri bat che fanno parte della cartella di base. Abbiamo quello per cercare gli update, il merge config, questo da quanto pare è consigliato ogni volta che si fa l'update, nel dubbio possono crearsi problemi perché così fa un merge dei setting ed evita conflitti. Con install UV bat vi installa l'UV package manager, c'è il quick test per vedere se l'environment è installato correttamente e il test git update. Hanno fatto veramente un'ottima cosa, hanno configurato tutto in un modo tale che non va a chiedervi cose esterne ma rimane tutto all'interno. Qui vi spiega che se volete avere l'update automatico dovete mettere portable git, ma in realtà adesso vedremo è già all'interno questa cartella, si vede che l'hanno messo nelle installazioni successive. Ci metterà un po' a scompattare questa cartella perché come sapete i file di Python alle volte sono piccolini e ci sono a migliaia. Quando si scompatta qualcosa che ha così tanti piccoli file ci mette di più che a scompattare file molto grossi. Questo di base se avete una scheda Nvidia. Se invece avete una scheda AMD o altri sistemi, qua ci sono le spiegazioni su come fare, ma non lo vedremo perché io non ho una Radeon, non ho una scheda AMD e non ho Linux. Quindi andiamo diretti su Windows combinato con Nvidia, che è la combinazione forse più utilizzata fra tutti. Vedete, vi fanno anche altri esempi, volendo anche ci sono le GPU Intel o se no potete farlo andare proprio in CPU. Io non credo che sia molto consigliato farlo andare con la CPU, anche se è molto leggero come modello, forse magari alcune CPU molto potenti riescono comunque a farcela, però date priorità alla scheda video come sempre se ce l'avete. A questo punto ho finito di farmi l'illustrazione e poi vediamo anche questa parte. Torniamo sul desktop, se apro la cartella io ho tutti questi file, ora posso avviarlo. In realtà funziona già tutto perché anche se fate i test funziona. L'unica cosa che a me non funziona e non ho capito esattamente il motivo è proprio l'update. Se io faccio check update ogni volta vi farà questa finestra, ma se voi togliete l'avviso ve l'aprirà senza problemi perché è un punto bat ed è anche giusto che vi avvisi ogni volta che aprite un punto bat perché un bat esegue dei comandi istantaneamente. Se voi gli date l'ok a un bat che non sapete cosa sta facendo potrebbe fare anche bei pasticci, quindi bisogna sempre fare attenzione. Ecco, in questo caso non so perché lui cerca di connettersi a GitHub ma poi mi fa un errore e non riesce a fare l'update, però non ha importanza questa cosa sinceramente perché comunque funziona l'interfaccia. Gli dico no, poi il proxy e faccio chiudi. Vabbè, a questo punto facciamo statradio.bat qua sotto. Attenzione a questo punto perché nel momento in cui fate il primo esegui inizierà a scaricare i modelli di base, perciò se voi non potete in quel momento scaricare diversi giga fermatevi perché altrimenti non potrete stoppare questa cosa se non killandolo direttamente, perché ovviamente ha bisogno di tutti i modelli, ha bisogno di ASTEP 1.5 Turbo, dei test encoder, del VAE e comunque sia fra una cosa e l'altra ballano un po' di giga, balleranno comunque più di 6 giga, oltre a scaricare ovviamente tutto quello che gli serve per poter usare questa web UI. Vedete? Sta partendo e abbiamo quanto? 3 giga e 7, 3 giga e 7, 1 giga e 9,
4,79 GB, comunque dovete avere una buona connessione e tanto spazio, perché lui parte e li scarica nei modelli in cui servono a lui, non sono come quelli che vedremo dopo in ConfUI, ma sono i safe tensor che trovate esattamente nella sua cartella di Hugging Face. Perciò se voi andate su questa pagina e andate in File and Version, vi troverete poi tutte queste cartelle nello stesso modo, esattamente, con tutti questi file scaricati. Lui sta clonando questo repository, in poche parole. Nel frattempo che scarica, torniamo di qua, vedevamo questa parte qua sotto. A scendere poi vi fa vedere come scaricare i modelli, perché lui scarica una combinazione in base alla scheda video che avete. Ci sono vari step e in base a questi step lui fa quello che secondo lui è la cosa migliore. Ma se voi volete scaricare altri modelli, potete farlo tramite questi comandi. Se voi non volete installare UV, ma avete su Git, perché magari lo usate per altri motivi, adesso vi faccio vedere anche come si aggiungono gli altri modelli. Qui ha finito, vedete, ha scaricato tutto, che sono un bel po' di giga, ci ha messo un attimo perché ho una connessione abbastanza veloce, ha fatto tutti i controlli che doveva fare e ha già lanciato l'interfaccia, ma non va in automatico, dovete premere CTRL sulla tastiera per fare click con il mouse. E questo è il nostro A-Step 1.5 Playground, ovvero dove giocarci su e fare le vostre canzoni. Come dicevo, se voi fate Settings, in Service Configuration vi avrà già impostato il vostro tier. Nel mio caso, che ho una 3090 da 24 GB, mi ha già messo nell'ultimo. Io posso anche fare l'unlimited volendo. Se voi avete meno giga vi avrà messo in altri tier, se volete potete cambiarli. Però qual è il fatto? Che da quello che ho capito in ogni caso non vi scarica automaticamente i modelli, perché io volevo il 4B ma non sapevo come fare per dirgli di scaricarlo, non c'è un modo qua di forzarlo, anche mettendo l'unlimited e riavviandolo, inizializzandolo di nuovo, non scarica gli altri modelli, perché voi potete scegliere non solo un altro peso che è il 4 miliardi di parametri per il text encode, ma potete scegliere anche il base e altre versioni del modello. Secondo me la cosa più utile, al di là di farlo tramite questo UV, che non so se avete familiarità con questa cosa qua, è farlo tramite Git Clone e Hugging Face. Ma come dicevo prima c'è una combinazione per ogni scheda video. Se voi andate qui in basso vi fa vedere che in realtà, come dicevo prima, ve lo fa in automatico in base alla vostra GPU e la vostra VRAM. Sotto i 6 GB praticamente non usa neanche l'LM model, usa la quantizzazione int 8 e fa completamente l'offload sulla CPU. Fra i 6 e gli 8 GB vi mette solo il 06.b di text encoder, come backend vi sette il PT, usa la versione più leggera di LM insieme a PyTorch come backend. Fra gli 8 e i 16 usa il 06 e l'1.7, mette VLLM e usa praticamente lo 0.6 per gli 8-12 GB e l'1.7 dai 12 ai 16 GB, mentre dai 16 ai 24 GB usa la versione 1.7, sempre VLLM. Il 4B è utilizzabile dai 20 GB in più e non fa neanche l'offloading con la CPU. Poi vabbè, secondo lui sopra i 24 GB si può usare il 4B ed è la migliore qualità per tutto, ma queste cose potete anche settarle voi, come dicevo. Qui sono i link a tutti i modelli. Per esempio, se voi volete usare il base e il 4B, aprite il link, in File and Version vedete come è fatto. Voi avete bisogno di tutti questi file, o ve li scaricate uno a uno e ricreate la cartella con lo stesso nome. Se voi andate nella cartella in checkpoints, vedete come sono fatte. Deve chiamarsi esattamente come lo vedete qui. Voi chiamate la cartella in questo modo e se non volete usare altri sistemi basta che scaricate ogni singolo file e lo mettete in quella cartella. Altrimenti fate una cosa che può tornarvi utile anche per altre situazioni. Qua in alto fate access token. Probabilmente avrete vuoto qui perché magari non l'avete mai usato, ma nel caso fate create new token. Qua gli date un nome, io metto read perché non ha importanza il nome, fate read qua in alto e fate create new token. Lui vi creerà un codice che ovviamente adesso io oscuro, ma voi vedrete HF e poi tutta una serie di codici, e siccome ce l'avevo già questo lo cancello perché non mi serve. Quel codice copiatevelo perché non vi darà più modo di aprirlo, quindi
Fate attenzione, potete fare invalidate e refresh o cancellarlo, ma non potete più aprirlo e vederlo. Salvatevelo da qualche parte, andiamo nella cartella dei checkpoint, poi in alto fate cmd, dobbiamo fare un comando particolare, ovvero questo qui, git clone https / il vostro utente, questo token che vi ha dato, @huggingface.co / il nome questo / il nome della repo. Per farvi un esempio, facendo questa che abbiamo dietro, la faremo così. Git clone, nel mio caso è den87. Il token dovete mettere quello che vedevate prima, quindi hf, quello che vi siete copiati prima. Huggingface.co l'ho lasciato uguale. Andate qui e fate questo tastino, copia. Torniamo qua e glielo incollo esattamente così. Questo comando poi lo copio, ovviamente lasciate perdere che ci sono le X, qua dovreste avere il vostro token. Torniamo di qua, faccio incolla e faccio invio. Quando fate invio, lui vi clona esattamente tutto quello che c'è qua dentro. Perciò fate attenzione. Io adesso l'ho fatto ad esempio questo, ma per esempio se voi andate qua su A-Step e volete la versione o Base o SFT, voi entrate dentro, vedete com'è, copiate qua sopra, per esempio qui, e gli dico in questo modo, lui creerà la cartella col nome così, con dentro questi file. Quando l'ho fatto, devo chiudere tutto, perché sennò non lo vede. In questo modo lui ricarica tutto da capo e vede che c'è anche quel modello. Questo cosa può servire? Se voi volete cambiare qua e mettere il base, mettere l'SFT, volete mettere qua sotto la versione 4B e farvi le combinazioni che volete voi, senza che lui ve lo imponga. Perché magari vi ha impostato un determinato tire e non vi carica gli altri modelli. Magari in realtà ve li riscarica in automatico, però io ho visto che non mi scaricava determinati modelli. Per esempio il base non lo scarica da solo e non c'è modo di dirglielo qua, di scaricarlo. Il 4B stessa cosa, non lo scarica se voi mettete anche unlimited. Anche se in realtà a quanto pare la combinazione ideale è l'1.5 turbo con la versione LM 1.7. Ovviamente il comando ve lo metto in descrizione. Vediamo il resto. Allora, dicevamo device ovviamente auto, o se volete lo configurate come volete voi. Anche qui se avete adesso fatto una clonazione potete cambiarvi il modello come volete, perché è indifferente questa cosa qui, ma la cosa importante è il modello e il text encoder che avete selezionato. Ma lui ovviamente non fa solo questo, ma configura anche questi qua sotto in base al tire dove siete, perché vedevamo anche prima l'int 8 lo mette in base a quanti giga avete di VRAM. Solitamente mi sembra di capire che lasciargli fare a lui è la cosa migliore, anche perché valuta l'hardware e vi dice cosa fare. Fortunatamente in questa web UI è stato fatto tutto veramente bene, avete sempre delle spiegazioni di lato, però alle volte fa questo bug che, vedete, si fa fatica a leggere, il più delle volte invece si riesce a leggere senza problemi. Tutte queste informazioni, o almeno la maggior parte, sono riportate nella pagina che vi facevo vedere prima. Chiudiamo questo e possiamo vedere la sezione LoRa, perché se volete potete caricare dei LoRa, perché esistono dei LoRa, e settare la loro potenza, perché magari alcuni LoRa sono esageratamente troppo vicini alle canzoni reali e non volete che riprendano proprio dei pezzi interi. Se volete usarli ricordatevi di fare use LoRa. Qua sotto il DIT diffusion sono gli step, lo shift, l'inference method, ovvero quanti step settare per la generazione. Se usate il turbo è 8 step, perché è impostato così, ma vi dà comunque la libertà di cambiarli e variarli. Se avete magari messo il base potete aumentarli un po' di più, però qua lo dice il turbo max 8 e il base max 200. L'inference method qui vengono chiamate ODE e SDE, ma vi spiega che ODE è Euler, mentre SDE è Stochastic. Quindi se voi volete generare per ore gli potete rispondere Stochastic. Esattamente. Comunque vedete che comunque in generale ha già settato lui le cose come sono più utili, perché ok, c'è in range da 1 a 5, default 3 e alla fine la via di mezzo. Potete variarlo un po' vedendo se cambia qualcosa, e anche qua ci sono i custom time steps. Ci sono veramente tante impostazioni in questa web UI, ma non vedremo tutto come si fa, anche perché non ho avuto modo di fare 1000 test sinceramente. E se voi cliccate qui
vi dà comunque delle spiegazioni. Vedete? Per esempio l'inference step è quello che abbiamo detto prima. More step non significa migliore per il turbo, quindi non alzateli, meglio lasciarli a 8. Width and scale, base model only, cioè se voi non mettete il base lasciate stare di cambiare il width and scale. Più lo aumentate e più segue il prompt, però attenzione perché aumentare troppo questi valori significa anche alle volte avere dei risultati peggiori. Qua quello dicevamo prima, il seed se volete cambiarlo, se volete lasciarlo sempre random o specificarlo in un modo preciso se avete una generazione che andava bene e volete mantenere quella. LM parameters lo vedete qua sotto in LM generation e sono tutti questi: la temperature, l'LM CFG scale, il top K, il top P. Questo è tutto legato al LM, ovvero al text encoder che va a interpretare il prompt. Questo CFG non è legato alla generazione ma all'interpretazione del prompt, e qua vi aiuto un pochettino a capire. Non è semplicissimo perché temperature, top K e top P sono non strettamente legati ma abbastanza, nel senso che non è che se mettete un valore di temperature allora corrisponde un valore di top K e top P, però se aumentate questo dovrebbe essere messo un altro in un certo modo e un altro in un altro modo, ma in realtà va un po' a tentativi. La temperature solitamente più si alza e più diventa creativo, ma di solito sopra l'1 non si va, però qua vi fanno arrivare fino a 2, mentre vicino allo 0 diventa più razionale, più preciso. Il top P sta sempre verso questi valori, fra un massimo di 1 e un minimo di 0,8, non si va tanto più sotto. Il top K invece si può modificare maggiormente, però sono cose molto complicate che non c'è una posizione precisa, dovreste variarli un po' e vedere come vi trovate, ma fate cambiamenti singoli, non tutti insieme, in modo che riuscite a capire cosa sta migliorando e cosa sta peggiorando. Mentre qui abbiamo anche il negative. Se voi volete poter usare il negative, però come dice lui il CFG deve essere maggiore di 1, ma vi ripeto, questo non rientra nella generazione in sé, questo è sul text encode, quindi tecnicamente è utilizzabile anche con il turbo. La generazione poi va a CFG1. Qui ha 2 CFG, uno per l'elaborazione del testo e un altro per la generazione vera e propria. Ultima cosa, chiudiamo anche questo se no c'è troppa roba. Audio output e post processing, qui potete mettere anche FLAC, anche WAVE per avere dei formati più alti di qualità e poi impostare il quality score, il target peak. Questo è utile perché così siete sempre a -1 e non vi spara l'audio in maniera esagerata. E qui abbiamo il latent shift e il latent rescale. Questi sono già un po' più complessi da capire, però ripeto, iniziate con i valori di base secondo me e poi si può andare ad affinare tutto poco alla volta. Poi vabbè, abbiamo anche la possibilità di fare i batch in automazione, ma scendiamo qua, abbiamo 2 schede generali, generation e LoRa training. Ovviamente non vedremo il LoRa training perché è tutto un altro mondo, potete fare il training di canzoni, di cose in particolari, ma un mondo a parte, perché poi si suddivide poi a sua volta. La generazione abbiamo 4 schede e sono il simple, il custom, il remix e il repaint. Il simple è la versione più semplice, 0 complicazioni, fate questo. Gli descrivete come volete la canzone, qua vi fa un esempio, e poi se lo volete instrumental auto oppure nella lingua che preferite voi, oppure solo instrumental. Se proprio non avete manco idea, non vi interessa niente, fate il dado e lui crea da 0. A questo punto gli fate create sample e va, genera direttamente. Se fate custom invece avete più impostazioni. Qui potete fare load e vi carica se volete un JSON di qualcuno che ha già fatto qualcosa. Se voi magari lo avete salvato anche questo JSON, credo si possa caricare forse anche una canzone generata. L'LM Code Hints, vi dico la verità, non so cosa sia perché non ho trovato informazioni sulla pagina. Vedo che si può caricare una fonte audio o addirittura registrarla e trasformarla in codice, però non so cosa possa servire questa cosa. Vedo che fa degli esempi qua con audio code, ma non vi so dire in dettaglio. Qua sotto invece possiamo dargli la reference audio, magari questo lo chiudo, oppure registrarla sempre, dalla quale partire. Qua avete il music caption, potete mettergli la descrizione di come deve essere. Allora, per fare questa cosa nel modo migliore, se torniamo di qua
Saliamo su e andiamo qua sotto, c'è il tutorial in inglese e qui si apre un mondo perché vi spiegano tutto, vi spiegano la loro filosofia, diciamo che mettono un po' le mani avanti perché cercano di spiegare la differenza fra A-Step e Suno e Udio e tutti quelli. Certo, qua come sempre con l'AI open source abbiamo una personalizzazione mostruosa, mentre con questi servizi online clicchi e ti crea lui. Qual è la problematica? Che secondo me la qualità non è ancora così vicina a quei servizi, perché la musica fatta con Udio o Suno è praticamente reale. Questa fatta con A-Step è carina e simpatica, ma è ancora un po' distante. Vi spiegano anche comunque un po' di dettagli che vedevamo prima, tipo lo shift, come impostarlo, cosa fa l'SFT model, come impostare gli step, cosa vi fa fare un modello in più rispetto a un altro, le combinazioni consigliate. Ma se scendiamo ancora un po', ecco, qua iniziano a spiegarvi il prompt, come farlo. È inutile soffermarsi troppo a spiegarvi come farlo, secondo me vi conviene leggervi tutto e capire come impostare una canzone, perché non è semplice. Dovete dirgli bene la descrizione, come deve essere, come parte, come si sviluppa, e tutto questo si mette qua. Se volete potete fare anche enhance caption, e qua per esempio mi ha fatto lui una generazione, o mettergli il vostro testo e fargli fare un miglioramento. Mentre sul lyrics dovete mettere il testo della vostra canzone seguendo comunque queste indicazioni, cioè vi spiegano come mettere le cose dentro le parentesi quadre, come fare le varie parti, come fare il testo, quante sillabe, perché è consigliato fare 5 sillabe, 6. Se volete fare una buona canzone dovete mettervi qua e capire bene come farla, perché sennò viene fuori una cosa schifosa. Ciò che vi posso consigliare è di copiare queste parti, aprire un LLM di vostra fiducia, online o locale, e dirgli: tieni queste informazioni, adesso che le sai, fammi prima il music caption e poi aiutami a fare il lyrics, e poco alla volta tirate fuori quello che vi serve. Se non avete bisogno dei lyrics, fate instrumental ovviamente e va avanti così. A questo punto fate generate music. Qua se fate il dado crea tutto lui da solo. Vediamo se viene in altra. Questa è in francese. Opzioni aggiuntive abbiamo BPM, che questi, attenzione, sono molto importanti in base alla canzone e al testo che mettete, la che ovviamente è la nota sulla quale si baserà la canzone. Potete anche mettergli auto, anche qua i BPM. Qua peccato non vi fa scegliere quale volete, ma ricordatevi che sono in inglese, vedete? Da agi, e poi c'è major, minor, oppure c'è cancelletto o l'altro simbolo. Il time signature sono i tempi, qua vi fa scegliere quelli più famosi. Anche qui potete fare time auto. La lingua, qui potete mettere l'italiano se volete. Durata sono in secondi, massimo sono 8 minuti, cioè 480 secondi. E il batch size, quante ve ne fa insieme. Se voi lasciate vi fa 2 canzoni insieme, quindi occhio quando generate, considerate questa cosa. Il think è la parte di ragionamento che fa prima di iniziare a generare la traccia, e credo sia utile per questi LM poter fare il think. Queste altre opzioni sinceramente non ho visto spiegazioni a riguardo su autoscore, autogen, auto LCR, magari vanno a operare su quello che vedevamo prima nelle impostazioni. Vedete, ci sono forse anche fin troppe impostazioni per poter generare, e una volta che è generato vi farà vedere in base al vostro batch il sample 1, il sample 2, e qua sotto vedrete comunque i passaggi, cioè per esempio facciamolo generare, vedete che è incredibilmente veloce. Io sto facendo andare anche OBS, mi sta occupando questo spazio e sta facendo 2 canzoni insieme. Qua possiamo vederlo cosa sta facendo. In totale sono sui 16 giga, con la combinazione che avete visto prima, e ha già praticamente finito. Qua mi fa vedere cosa ha fatto, quanto ci ha messo, le varie fasi, me le fa ascoltare se le voglio sentire. Posso scegliere di salvarle. Se faccio clic qui, parte il download direttamente da Chrome. Il remix e il repaint sono queste altre 2 schede. Se faccio remix e carico una canzone, la faccio analizzare, per esempio andiamo quella di prima, al remix, ok, faccio analyze, mi sta controllando la canzone, mi ha messo da solo il caption,
mi ha messo da solo la lyrics, più o meno, sperando che sia giusto, ha determinato i BPM, in che è, time signature, la voce, e da qua potete andare a cambiare cose e generare ancora l'audio un'altra volta. Quindi rifare una nuova canzone sulla base di un'altra canzone che avete già messo dentro. Se siete incerti su come fare una canzone, dategli dentro un altro brano e poi modificate ovviamente il testo, ma anche questo, perché magari questa parte qua vi può tornare estremamente utile. La versione Repaint invece, torniamo di qua e mandiamola a Repaint. Lui mi ha tenuto tutte le cose che ho già analizzato prima. Se qua scendete e vedete che c'è come sempre il punto interrogativo, vi spiego un po', è utile per Fixing Specific Section of Generated Music. Vi dice di selezionare Repaint in Generation Mode, dove siamo adesso, caricare una source audio, che è quello che abbiamo fatto prima, set Repaint Start Second e End, ovvero in questo modo da 0 a -1 è tutta la traccia. Se invece voi volete solo un certo punto, cambiate i secondi. Per esempio, se io penso che fino al 10° secondo non è venuta bene questa canzone, io faccio da 0 a 10. Da 0 a 10 cambio quello che serve, magari cambio anche le cose e faccio Generate Music. Devo ricordarmi quanti secondi dura questa canzone. Teoricamente facendo l'invio diretto lui si prende tutti i dati, ma mettiamo a caso che voi caricate una canzone che non è stata generata prima con A-Step e volete modificarla come volete voi. Nel momento in cui comunque fate Analyze, lui riesce a capire tutti i vari dati e dovreste già avere questo valore. In questo caso lui ha capito che era 200 e gli dico guarda, mi rifai da 0 a 10 oppure da 10 a 30 mi rifai un pezzo. Poi ovviamente credo che sia da cambiare un po' il testo nel caso serva o anche la caption, o se no lo lasciate così com'è, generate, e in questo modo vedete come l'ha cambiata solo in quel pezzo. È strapieno di impostazioni di libertà di intervento. Secondo me è veramente molto interessante perché l'interfaccia di A-Step 1 non era così avanzata. Qui c'è tantissima roba ed è veramente utile. Lasciandolo di base i risultati sono belli, non sono paragonabili a Suno audio, ma con tutte queste impostazioni magari mettendosi là e studiandosi bene il tutorial con tutti i vari passaggi si riesce ad arrivare a un bel risultato, però ovviamente occorre studiarselo a fondo e capirlo bene. E poi c'è tutta la parte l'ora training. Se uno è appassionato di un autore e vuole creare musica basata su quell'autore, potrebbe mettersi qua a fare training, però ricordate sempre che non sarebbe correttissima questa cosa teoricamente, quindi non si potrebbe fare perché si viola il copyright. Però se siete in un gruppo e fate musica, oppure siete voi da soli che create canzoni, potete fare il loro a su di voi e aiutarvi a creare altra musica volendo. Ma visto Gredio, vediamolo su ConfUI. Ma non perdiamo tempo, iniziamo subito con ConfUI. Come sempre, prima di aprirla, anche se vedete che io l'ho già aperta, andiamo nella sua cartella Update in ConfUI e facciamo Update ConfUI Stable. In questo modo vi aggiornerà all'ultima versione stabile. Ma se siete un po' più temerari e volete proprio le ultime cose che alle volte servono, fate Update ConfUI Bet, che è quella per aggiornarlo alla nightly. Evitate di fare questo assolutamente perché potrebbe spaccarvi completamente la cartella Python embedded. Se non sapete cosa fare, non fatelo. Torniamo su e possiamo avviare la nostra ConfUI. Quando siamo qui facciamo Manager e facciamo Update All, così aggiorniamo tutto e anche i nodi e siamo sicuri di avere le ultime cose. Ora, se voi non conoscete minimamente questa web UI, io ho fatto una guida che vi insegna da zero come utilizzarla. È di qualche mese fa, è cambiato qualcosina, ma essenzialmente questa è ConfUI. Adesso le modifiche più grosse le hanno già fatte, anche se sono lì i nuovi nodi che io ancora non ho attivato, ma che, ahimè, un giorno dovremo attivare tutti quanti. Insieme a quello ho fatto un podcast di 3 episodi dove spiegavo questa web UI a un mio amico su come iniziare a generare con un modello di immagini e potrebbe tornarvi utile anche seguire quelle. Fatto questo, se voi cliccate qua, avete già il tasto Templates che trovate anche da qui dal menu Browse Templates. Se cliccate qui e andate in Audio, io ho già filtrato per quelli di ConfUI e non l'API, perché
quelli API sono i servizi a pagamento, abbiamo i workflow del vecchio A-Step, ma anche quelli nuovi. Non guarderemo proprio quelli I/O, cioè all-in-one, perché i modelli che contengono tutto ormai sono una filosofia molto vecchia e è meglio avere i text encoder divisi, i VAE, così è possibile gestirsela come meglio crede una persona, mentre questi due sono la stessa cosa. Se noi li apriamo abbiamo un workflow estremamente semplice e adesso andremo a vederlo come ve l'ho creato io, aggiungendo un po' di cose che secondo me sono molto interessanti. Se facciamo file, open, io ho clonato la mia cartella dove metto tutti i workflow su GitHub e trovate ovviamente il link in descrizione. Se andate in A-Step trovate i vecchi workflow del primo A-Step, ma anche quello nuovo 1.5 del text to music, e apriamolo. Come sempre, se non avete i nodi di un determinato workflow vi farà l'avviso, fate manager, fate install missing custom nodes, qua vi farà l'elenco di tutto quello che vi manca, lo installate, dopodiché tornate sulla web UI e dovreste vederli, ma se volete sapere quali sono in aggiunta, al di là dei core, sono questi due, il ConfUI Custom Script e ConfUI Essential. Torniamo su Workflow e iniziamo con la famosa, tanto piaciuta nota con tutti i modelli. Allora, qui come sempre vi metto tutti i modelli scaricabili e dove metterli. Ovviamente se siete già esperti di ConfUI sapete che non dovete scaricarli tutti, ma solamente la precisione di calcolo che vi serve. Quelli senza la precisione di calcolo solitamente sono o FP16 o BF16. Qua non veniva specificato, ma secondo me sono FP16. Io ho trovato l'FP8 in varie versioni, ma vi ho linkato quella FP8 Scaled. Non ci sono i GUF ancora, è un peccato perché un modello così leggero GUF potrebbe veramente essere avviato anche su un portatile con una vecchia scheda, ma non li ho ancora trovati, nel caso magari li aggiungerò più avanti. Dopodiché abbiamo il test encoder, anche qua abbiamo 3 test encoder, dovete scaricare assolutamente lo 06B e poi scegliere se usare l'1.7 o il 4B, perché qua si usano in questa accoppiata. Ovviamente il 4B è più pesante. Io vi ho linkato sempre lo scaled, ma se voi aprite il repository in realtà è sempre lo stesso. Cliccando qui vedrete che potete scegliere fra l'FP8 e l'FP8 scaled. Lo scaled è un pochettino meglio dell'FP8, ma se voi volete stare sull'FP8 normale selezionate quello. Ricordate che la compatibilità hardware con l'FP8 è arrivata dalle RTX 40. Le schede prima fanno girare i modelli FP8, ma non avrete quel boost di velocità perché poi in elaborazione andrà via software in FP16, quindi non avrete un vantaggio. Sono meglio i GUF su quel lato. Alla fine abbiamo il VAE. Io metto sempre il link diretto che vi scarica il file e poi il repository, perché se mai che cambiano la posizione del file voi non avreste più il link cliccabile, ma in questo caso rimane sempre il repository su Hugging Face. E qua sotto abbiamo le cartelle. Se voi aprite la cartella dei modelli di ConfUI, ovvero ConfUI Models, sono paritari, ovvero Diffusion Models. Io ho fatto la cartella A-Step e ho sia il Base che il Turbo, li ho rinominati perché io mi trovo meglio a rinominare i modelli, invece qua li ho riportati come li trovate sopra. Il text encoder stessa cosa, qui trovate la 0.6 e la 1.7 e la 4. Non è Qwen e basta, da quello che ho capito, ma è una versione di Qwen sistemata per A-Step, quindi non basta cercare Qwen da 4 miliardi di parametri qualsiasi e metterlo. È una sua versione dedicata, perché anche in questo caso, ahimè, non c'è la versione GUF, che potrebbe tornare utile anche sul 4. E poi ovviamente il VAE, lo mettete in VAE, io ho fatto sempre la cartellina e l'ho rinominato, ma non siete costretti a fare né la cartellina né a rinominarlo. So che questa cosa crea confusione e tutto quanto, quindi io ho creato una web app che può aiutarvi a capire che combinazione fare. In questo caso non c'è una scelta così elevata, però la combinazione fra Base, Turbo e 1.7 e 4B sia FP16 che FP8 potrebbe andare a favore in hardware meno potente, quindi poter usare versioni migliori, anche se l'1.5 Turbo è quello più consigliato da quello che ho visto. Ma questa web app, volendo, può aiutarvi comunque a farvi un'idea. Questa web app, ovviamente open source e gratis, si chiama KSimply. L'ho creata sull'idea di aiutare chiunque si sta avvicinando al mondo dell'AI open source e non sa come combinare i modelli, perché
Tramite un'interfaccia web potrete mettere la vostra scheda video e la RAM che avete e vi darà la combinazione di base per poter iniziare a generare senza andare in offloading in modo esagerato. Poi ovviamente tutto dipende sempre da cosa si sta generando, da altri valori che vengono messi e così via. Però può sicuramente aiutarvi se state iniziando. Trovate il link in descrizione e grazie a questa web app ho sfruttato i dati che già mettevo per Keysimpli per creare un'altra web app chiamata Shunt, che è essenzialmente un hub dove vi permetterà di trovare tutti i link a tutti i modelli con le varie precisioni di calcolo senza impazzire su Hugging Face che ha una ricerca assurda e riuscire a trovare direttamente il link da dove scaricare il file. Trovate anche in questo caso il link in descrizione, ovviamente sempre gratis e open source. Partiamo allora con il text to music. C'è tanta roba e tante note, ma in realtà è semplicissimo il workflow perché io ho voluto mettere più spiegazioni possibile perché magari questo workflow interessa persone che non sono strettamente appassionate di ConfUI o di generazione immagini o video e vogliono comunque generare il locale, anche se l'interfaccia di Gradio viene installata in modo incredibilmente semplice, però se già usate magari ConfUI per altre cose, questo può tornare utile. Caricamento modello, scegliete qua quale volete, il base o il turbo. Se avete appena messo i modelli ricordatevi di fare R sulla tastiera che vi fa l'aggiornamento ai collegamenti. Qua sotto scegliete se volete l'1.7b o il 4b in base al vostro hardware. Lo 0.6 rimane sempre da quello che ho visto, anche se in realtà nella versione Gradio permette di usare anche da solo lo 0.6. Io non ho mai provato qua a farlo andare da solo, magari si può fare. Però io vi consiglio di non scendere così tanto se non è strettamente necessario, cioè l'1.7 è molto basso, è già impostato su Ace e poi abbiamo il VAE. A seguire abbiamo tutta questa parte che si collega alla parte centrale, ovvero questo nodo è quello che abbiamo visto prima con Gradio. Io vi consiglio comunque di seguire la parte con Gradio perché alcuni concetti venivano già spiegati, qua comunque li ripeto. Qui dovete spiegargli come sarà la canzone e qua dovete fare poi il testo vero e proprio. Sulla base della guida che abbiamo visto prima per Gradio, io ho creato questa nota che spero vi possa aiutare a creare questi due prompt. Qui trovate comunque il link a quella guida, ma vi spiega come fare il genere, l'atmosfera, come spiegargli che tipo di canzone è, come scrivere il testo e tutto quanto. Più siete precisi e meglio è, perché qua bisogna fare molta attenzione a come si scrivono queste cose. Più lo scrivete bene e dettagliato e più verrà meglio il risultato, ma non perfetto purtroppo. Una volta che avete scritto come deve essere la canzone, vedete questa zona spiegazione canzone, questa zona testo. A seguire abbiamo alcuni valori che vengono impostati da altri nodi, ovvero il seed potete impostarlo qua e questo seed controlla due punti, ovvero questo nodo e la generazione vera e propria. Se lasciate così ogni volta la genera da capo. Se invece avete trovato un buon risultato potete metterlo su fixed e rimettere il seed di quello che avevate fatto prima, così da rigenerare la stessa cosa. Ovviamente ricordate che nel momento in cui cambiate altri valori non verrà più la stessa cosa, verrà forse simile ma non uguale. Viene la stessa cosa con un seed se lasciate tutto identico a prima. Successivamente abbiamo i BPM, ovvero i battiti per minuto. Qui dovete variarlo in base al tipo di canzone. Purtroppo qua non c'è un'auto come c'è nell'altra interfaccia, infatti secondo me effettivamente l'interfaccia Gradio è molto più avanzata, è molto più utile da usare. Qua dovete un po' impazzire voi. Non c'è un'analisi della canzone e questo è un po' un casino. Dovete farvi aiutare da un LLM esterno a creare queste cose perché vi può dire che BPM usare per una determinata canzone. Il time signature è quello che vedevamo prima, 2, 3, 4, 6 sono i tempi tipici delle canzoni, solitamente 4, dipende sempre da che tipo di canzone state facendo. Il language è ovviamente la lingua, italiano o altre lingue. Case scale, qua avete un menu, fortunatamente potete scegliere in che scala è la canzone. Tutte queste impostazioni ve le spiego anche qua sotto per comodità. Per esempio anche il Generate Audio Codes è una modalità alta qualità che attiva un secondo cervello AI, diciamo, per rifinire i dettagli del suono ed è impostata true di base, ma
Questo potrebbe rallentare la generazione. E il CFG Scale A2, come spiego qua sotto, è l'interpretazione di questo prompt, non è il CFG che avete qui. Sono due cose diverse, perché qua dovete metterlo a 1 se usate il turbo, ma il CFG che mettete qui non è strettamente legato all'altro. Tutti questi altri valori, temperature, top P, top K, min P, a questo giro ho fatto in modo che si impostassero da soli. Questa cosa l'ho fatta aiutandomi con Gemini, perché gli ho detto, ascolta, siccome io so che temperature, top P, top K sono strettamente legati ma non legati attivamente, come posso fare un qualcosa che li combini quando vado a generare in modo tale che mi dia un buon risultato? E sono arrivato a questa conclusione. Qua vi spiego il perché ci sono queste formule e con questo slider potete cambiare il livello di creatività e qua vi spiega cosa cambia con 0 fedele, 0,5 bilanciato e 1 è sperimentale. Nel momento in cui fate run, qua sopra vengono tutti i valori che vengono impostati e in questo modo potete un po' giocarvela. Spero che questa cosa possa essere utile perché non è semplice impostare questi valori, ma comunque ho cercato di spiegare tutto nel modo più chiaro possibile. Mentre questa parte qua, oltre al seed c'è la durata. Stessa cosa, ho aggiunto una funzione per fare in modo che non sia necessario mettere i secondi, perché alle volte uno dice voglio una canzone da 3 minuti e 40, ma quanti secondi sono 3 minuti e 40? Allora, se non volete fare il calcolo, qua gli scrivete 3 minuti e 40. Ricordatevi che, come diceva di là, c'è un limite di 8 minuti, però non credo che nessuno andrà mai a fare una canzone da 8 minuti. Quello che però ho visto è che dovete dargli spazio, altrimenti gli intro e determinate parole le taglia, le salta. Purtroppo la pronuncia di molte cose le dice molto male. Alle volte le fa perfette, fatta un'altra generazione la fa completamente sbagliata. Non so da cosa dipenda, ma l'italiano non lo fa quasi mai perfetto per tutto il testo. È veramente impossibile, almeno su ConfUI non riuscite ad avere un buon risultato quasi mai per tutto il testo della canzone. Qui purtroppo non abbiamo il negative, mentre lo avevamo sull'interfaccia Gradio, che poi in realtà è utilizzabile solo col base e il base a quanto pare non è così consigliato per fare le generazioni. Qui non l'abbiamo perché usciamo come condition in zero out sul negative, ma tanto se usiamo il turbo il CFG a 1, quindi non ci frega niente, ma in ogni caso non possiamo mettere il negative perché non c'è proprio il campo in questo nodo dedicato. In base al modello che avete caricato io ho fatto questa impostazione, ovvero se avete messo il base allora lasciate false perché vi imposterà gli step a 50 e il CFG a 2. Qui in realtà potete variarli, non sono numeri fissi. Se invece state usando il turbo fate true e vi passerà gli step a 8 e il CFG a 1. Senza dover impazzire avete già questa variazione automatica. Fatta l'elaborazione salverà FLAC e MP3 perché secondo me è utile avere queste due versioni, dato che non so esattamente se sia credibile questo FLAC perché è un po' come quando si genera con One in formati di alta qualità, se quella qualità sia veramente così alta, perché io sono dell'idea che ConfUI al momento tratta i file a un livello molto basso di qualità, proprio perché il processo non permette spazi così grossi di bitrate, quindi mi viene difficile pensare che poi magicamente nel salvataggio venga fuori un file in alta qualità. Però io ho lasciato i due salvataggi, se non vi serve uno bypassatelo, vi rimarrà solo l'altro. Come viene qua il risultato? Dipende tanto da come scrivete tutto, dal modello che scegliete, dal text encoder. Non è detto che mettere il 4B cambi tanto. Io ho fatto 1000 prove e varia da generazione a generazione. Alle volte viene bene, alle volte viene veramente uno schifo. Qua varia un pochettino, ma è veramente random il risultato di quello che viene fuori. Non sono rimasto molto soddisfatto, sono belle perché siamo arrivati a un buon punto, veramente incredibile per essere in locale, velocissimo e una qualità tutto sommato abbastanza alta, però molte delle canzoni sembrano robe da piano bar di terza categoria con un cantato terrificante. Le pronunce italiane sono spesso brutte in molti pezzi, come dicevo prima difficilmente riuscirete a utilizzare una canzone intera. Forse è ancora troppo complesso creare una canzone perché se avete usato Udio o Suno non c'è bisogno di fare cose così incredibili. Forse anche perché prende tanta iniziativa di suo e qua c'è tanta libertà, però bisogna trovare un compromesso. Ma
C'è stato veramente un vero step dalla 1.0 alla 1.5 e vedremo forse la 2, sarà la versione veramente pazzesca. Che dire di questo modello? Allora, è sicuramente ultra veloce e ha dei requisiti veramente bassi. Ovvio che se avete veramente pochi giga di VRAM e di RAM comunque rimarrà problematico, però potrete scalare usando solamente un text encoder oppure fare combinazioni diverse, ma come dicevo l'interfaccia Gradio fa tutto in automatico. Dopo diverse prove, al di là di quello che ho detto nella guida, ho cambiato un attimo opinione, ma solamente se viene usato in un certo modo, ovvero se voi generate con l'interfaccia Gradio e lasciate tutto in automatico, mettendo ovviamente il caption relativo a come sarà la canzone e al testo, lui genererà comunque un buon risultato. Non riesce a fare una canzone intera, comunque sia molte pronunce italiane le sbaglia perché va un po' in confusione, ma è già un bel passo in avanti rispetto alla 1.0. Siamo abbastanza distanti ancora da Udio e da Suno perché se avete mai usato quei servizi le canzoni che vengono fuori sono veramente pazzesche, ma se consideriamo che stiamo generando il locale così velocemente è un bel passo avanti e secondo me con un po' di affinamento e studiandosi bene tutte le varie opzioni si riesce un po' ad arrivare al risultato che si vuole, magari facendo anche un po' di editing perché ahimè se ti fa un bel pezzo ma sbagli una parola come la pronuncia, va bene il repaint però diventa complicato. Sul lato della pronuncia dovranno migliorare tanto. È anche da considerare che tutto sommato usano delle versioni di Qwen 3 molto basse come numero di parametri, perché se pensiamo a quanto può arrivare 0.6, 1.7 e 4 sono bassissime. Magari una versione nuova avrà più miliardi di parametri, riuscirà a gestire meglio questa cosa, però considerate che l'italiano non è mai così tanto preso in considerazione, purtroppo, anche perché siamo un paese in mezzo all'intero mondo e ahimè dobbiamo un po' adattarci. Ovviamente se fate le canzoni in inglese verranno molto ma molto meglio, su quello è abbastanza ovvio. Testatelo e magari ditemi nei commenti se riuscite veramente su vecchi PC con pochi giga di VRAM a riuscire a generare senza tanti problemi magari anche belle canzoni, perché non è così semplice riuscire a fare una bella canzone con A$AP e questo è un altro lato negativo perché è vero, lo dicono anche loro, servizi online a pagamento non danno tutta questa personalizzazione che ti dà A$AP, ma al tempo stesso fare una bella canzone con A$AP è veramente un inferno perché bisogna fare un testo fatto bene dentro ai loro standard, devi spiegargli bene la canzone e tutto e è un bel passo avanti, ma è ancora troppo complesso riuscire ad avere un bel risultato. Ne abbiamo pazienza e aspetteremo. Se non vi siete ancora iscritti, iscrivetevi perché così almeno potete seguire tutte le guide che verranno proposte da qui in avanti, ma ricordatevi sempre che c'è il server Discord dove fra tutti i vari canali possiamo parlare di questi argomenti in modo molto più avanzato. Anche se avete problemi c'è il canale apposito perché scriverlo nei commenti di YouTube è assolutamente un inferno riuscire a gestire una cosa così. E se volete supportare questo canale ricordatevi che c'è la pagina Patreon dove metto sempre in anticipo i workflow relativi alle guide che pubblicherò più avanti, così potete iniziare a sperimentare in anticipo ed essere già sul pezzo per quando uscirà la guida. E allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!